Basterà prendere una nota su una corda bassa, in questo caso quinta corda, quindi su questa corda La, e poi andiamo a prendere sulla seconda corda, quindi su corda Si, andiamo a prendere la relativa terza di ogni nota che prendiamo sulla corda quinta. Per cui partendo da questo Do, andiamo avanti seguendo la scala. Re, Mi, semitono Fa, Sol e La. Una volta che conosciamo bene i punti dove sono tutte le note che ci servono, li andiamo ad associare. Quindi Do, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Si, La, Do, Si, Re, per arrivare a Do. Do, Mi. La cosa molto bella che possiamo notare facendo questo esercizio è che quando abbiamo la terza maggiore, per cui quella che serve per costruire l'accordo maggiore, abbiamo questo tipo di intervallo. Questa, questa. Ogni volta che ho una terza maggiore farò questo movimento. Questa è Do con la terza maggiore Mi. Poi Re con terza maggiore Fa diesis. E così via. Mi, Fa, Sol, Do. Mentre questa, facciamo l'esempio sul Re, è terza minore. Re, Fa. Questa, terza minore. Mi, Sol. Ogni volta che faccio questo lavoro, terza minore. Non trascurate il fatto che questo lavoro, questo esercizio, vi può dare degli spunti per essere creativi. Il mio consiglio ora è quello di fare lo stesso lavoro sulle altre corde, corda Mi e corda Re. Ad esempio prendiamo Sol, terzo tasto, corda Mi, con la sua terza che è Si. E la troviamo in questa modalità. Questa è una terza maggiore e questa è una terza minore. Per suonare la stessa cosa di prima, ovvero scala di Do maggiore, partendo da Sol, il discorso è molto semplice. Farò partire la stessa scala da Sol, in questo punto qui, e da Si, in questo punto qui. Simultaneamente le trasporto sulla scala. La stessa cosa la potete fare dalla corda Re. Esempio, Fa con la sua terza maggiore, che è La, che troviamo in questo punto, ovvero corda Mi, quinto tasto. In questo caso abbiamo una terza maggiore, ecco. Proseguendo Sol, La, ecco la terza minore, che si ottiene semplicemente spostando indietro ancora la terza maggiore. Proseguendo abbiamo il Si, per arrivare poi a Do. Riepiloghiamo. Facendo questo lavoro si ottiene certamente un miglioramento tecnico, miglioramento teorico, cercando di capire dove sono le varie terze, se maggiori o minori, e sicuramente miglioramento creativo. Io ancora una volta vi invito a seguire questi consigli, sia per divertirsi, ma soprattutto per imparare. Vi invito come sempre ad iscrivervi a questo canale e non perdervi nessuna delle nuove uscite. Andate anche a vedere i vecchi video perché c'è veramente molta roba. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!